Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube. Ti è mai successo di attraversare dei periodi in cui studi, cerchi di impegnarti al massimo, però ti sembra di stare sempre lì, di non migliorare, di esserti come impantanato in un punto e così, di non riuscire ad uscirne? Io credo di sì, quindi secondo me dovresti guardare questo video. Intanto sigla. Ti confesso che io in passato ho avuto un sacco di problemi a studiare i tempi dispari, nel senso che, prima cosa, onestamente all'inizio neanche mi piacevano tanto, non mi interessavano, e li suonavo poco, quando li suonavo non mi trovavo bene. Ad un certo punto, siccome avevo diversi amici che invece li suonavano bene, ho detto basta. Un giorno mi sono svegliato e ho detto voglio migliorare questa cosa, perché secondo me se non la studio non posso neanche capire se riesco a farla e se mi piace farla. Come dire, quando una cosa è arabo rimane sconosciuta e capisci solo che non sai farla. E mi sono messo a studiare i tempi dispari, mi sono messo sotto per un periodo e poi ho tirato fuori questo. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album, Trisonic, insieme a Pietro Ciancaglini ed Andrea Nunzi, ed è un brano con le A in 7 e la B in 3, quindi 7 quarti e 3 quarti. Perché ti sto dicendo questo? Perché è una cosa che io, fino a poco tempo fa, non avrei mai creduto, uno, di riuscire a fare, e due, non avrei creduto neanche che mi sarebbe piaciuto fare. Invece poi ho scoperto che i tempi dispari sono una cosa che mi diverte e sono una cosa anche interessante. Quindi perché voglio dirti questo? Perché non è vero che avanziamo così come su una strada spianata, a volte ci sono delle difficoltà che richiedono del tempo, a volte settimane, a volte anche mesi prima di vedere un miglioramento. Quindi questa cosa può succedere ed è successa a tutti. Quindi non sentirti solo con questo problema. Poi un'altra cosa che voglio dirti, te la dico così con delle parole un po' spicciole. Come si dice, la fame viene mangiando e io dico i problemi vengono studiando. In che senso? Che eh, soltanto quando ti metti seriamente a studiare un problema, ad analizzarlo ed a praticarlo per un certo periodo di tempo, tutti i giorni o comunque con una frequenza molto alta, secondo me soltanto in quella situazione ti rendi conto veramente dei problemi. All'inizio capisci solamente che una cosa magari non ti viene bene, ma non capisci bene il perché, e quindi se stai sperimentando questo tipo di situazione, cioè ti metti a studiare, non riesci a migliorare, però inizi ad intuire quali sono i problemi, secondo me questo già è un miglioramento. Cioè stai passando la prima fase in cui capisci solamente che non sai fare quella cosa e stai entrando in un'altra fase in cui inizi a capire quali sono i problemi. Poi voglio dirti un altro punto importante che, perdonami se magari ti può sembrare scontato, ma ti concentri quando studi, crei delle situazioni nel tuo ambiente di studio che possano favorire la concentrazione. Cioè ormai viviamo in un mondo, non so dirti se per fortuna
o per il contrario, però viviamo in un mondo in cui purtroppo ogni secondo magari ti può arrivare un messaggio, un'email, una notifica dai social, eccetera. Allora, io vengo a studiare in questo box proprio perché qua non ho il computer e non prende il cellulare e non prende internet. Questo per dirti, secondo me, cerca di trovarti un ambiente di studio che possa aiutare la tua concentrazione. Capita a tutti magari di avere molte cose da fare, di dover rispondere al telefono. Ok, ritagliati una minima parte di tempo, un quarto d'ora, mezz'ora. In quella mezz'ora stacca tutto, fai finta che il tuo problema sia solo la musica, poi finita quella mezz'ora riaccendi il telefono, il computer, quello che è, e ti preoccupi degli altri problemi che hai. Però veramente questo è importante, anche perché considera che questo lo dicono anche i neurologi, non lo dico solamente io, considera che il cervello impiega anche del tempo per entrare a regime, diciamo così, e concentrarsi su un problema. Se ogni volta tu interrompi, adesso rispondi al telefono, adesso non so, magari c'è una persona che ti chiama in un'altra stanza, poi passeranno dei secondi, anche dei minuti, prima che tu possa ritrovare la giusta concentrazione. E quindi in questo modo non arrivi mai al punto di concentrazione massima. Quindi, terzo punto è crea una situazione che possa aiutare la concentrazione nel tuo ambiente di studio. Poi, vediamo qua che ho scritto. Vedi, perché mi sono appuntato queste cose? Perché queste cose sono utili a te che stai guardando il video, ma sono utili anche a me, perché ho anche bisogno di dire a me stesso queste cose. So che possa sembrare strano, però è così. Poi, quarto punto, sei sicuro di seguire un metodo? Allora, non metto in dubbio ovviamente che tu ci stia provando, però un metodo secondo me che può essere semplice però efficace, tra l'altro ho anche parlato di questo in un altro blog che ti lascio il link in alto a destra di questo. Ad esempio, un metodo che secondo me può essere efficace è cercare di capire quali sono le difficoltà maggiori del problema e spezzettarle. Se devi scalare una montagna non puoi farlo in un pomeriggio, serve del tempo e serve anche una concentrazione per capire come spezzettare il grande problema in piccoli problemi per poterlo poi risolvere piano piano nel proprio studio. Quindi cerca di essere consapevole, cerca di capire se stai utilizzando un metodo o se ti stai muovendo un po' così a caso sull'argomento che stai studiando. Quinto punto, molto importante, guarda qua veramente ci metto in mezzo anche me stesso perché è un errore che a volte capita di fare. Affianca sempre il tuo studio all'ascolto, cioè la musica alla fine è un linguaggio e l'aspetto tecnico e l'aspetto anche della teoria sono solamente una parte del linguaggio, così come potremmo fare un paragone con lo studio di una lingua. Quindi questo è molto importante, se alla fine ti sei concentrato esclusivamente, magari eccessivamente, sull'aspetto tecnico dello strumento, sulla precisione, oppure su un aspetto teorico di analisi, e magari non hai supportato questo con dell'ascolto, ovviamente parlo di ascolto di musicisti che magari suonano l'aspetto che tu stai studiando, secondo me questo è un errore, perché comunque se non ascolti non evolvi. Questo è il motivo per cui il mondo è pieno di gente che suona bene tecnicamente uno strumento, ma non è pieno di gente che invece magari ha delle buone idee musicali. E ovviamente in questo ognuno di noi deve essere pronto a fare autocritica a qualunque livello. Ok, poi un altro punto, ultimo punto che voglio darti. Questo secondo me è un punto che puoi veramente fare in modo molto semplice e che, ti dico la verità, mi ha aiutato molto da quando ho iniziato a fare questo blog sul mio canale. Una cosa molto semplice: registrati spesso. Non ti serve una strumentazione all'avanguardia, cioè veramente puoi registrarti anche con un telefonino oppure con un registratore di questi portatili. Ad esempio uso uno Zoom H4 che ormai ho da 10 anni. Ovviamente certo, se ti registri con un'attrezzatura migliore avrai un suono migliore, però parliamoci chiaro,
se stai suonando bene o male, se quello che stai facendo funziona o non funziona, puoi capirlo anche con un registratore economico a portata delle tasche di tutti. Quindi registrati spesso e confronta. Oggi registro una cosa? Continuo a studiare questo argomento? Mi riascolto, la registro fra una settimana, la registro fra 2 settimane e vedo, perché probabilmente invece ci possono essere dei miglioramenti che magari non noti di giorno in giorno, ma in realtà ci sono. Spero tu abbia trovato interessante questo video, e i miei vlog sono anche uno spunto di, o perlomeno vogliono provare ad essere anche uno spunto di discussione, quindi lascia un commento, fammi sapere se hai dei suggerimenti da darmi, magari posso sicuramente senz'altro imparare anche qualcosa io da te. E ogni sabato carico un nuovo video sul sax e sul jazz, quindi ti invito ad iscriverti al mio canale per essere sempre aggiornato e per darmi un supporto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.